Un campionato italiano, una Supercoppa italiana, 2 FA Cup, una Carabao Cup, un Community Shield, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, 2 Supercoppe europee, 2 volte FA Player of the Month e 35 presenze e 10 reti in nazionale. Questo è il palmarès di Gianfranco Zola nell'anno in cui torna finalmente a casa. Quindi Zola's back home. Dopo la sua esperienza al Chelsea, Gianfranco Zola decide di tornare a Cagliari a chiudere la sua carriera. 9 anni con la maglia dei Blues e poi a 37 anni torna deve arrendersi al richiamo della sua terra natale e quindi chiude la sua carriera, viene a Cagliari a chiudere la sua carriera a 37 anni. Insieme a lui dall'Inghilterra torna a chiudere la sua carriera a Cagliari anche un altro sardo che è cresciuto e aveva anche già giocato in realtà con il Cagliari. Stiamo parlando di Gianluca Festa. Con lui poi, con Zola e Festa, che già comunque lasciano intendere il livello del mercato che sta facendo per quell'annata Massimo Cellino, arrivano anche il secondo, in quella stagione sarà più terzo, ma poi sarà secondo e anche primo portiere, come vedremo più avanti, Gennaro Iezzo, il terzino Rocco Sabato, i centrocampisti Marcello Albino, Loris Del Nevo e Massimo Brambilla, tutti arrivati per sopperire alle partenze. Infatti partono il difensore Cudini, parte Colassante, parte Carrus, Lucenti e anche il difensore Pineda, più viene passato in prestito al Como anche il centrocampista Nelson Abegon, e come vedremo sarà per poco. In panchina ovviamente confermato Giampiero Ventura, anche se con qualche riserva, perché quanto emerso poi nel campionato precedente, con quella leggera flessione che sembrava architettata dallo stesso Ventura per costruirsi al meglio la squadra per l'anno successivo, aveva lasciato comunque Cellino vigile su l'allenatore, quindi convinto magari al 80% piuttosto che al 100%. Quindi poi se volete approfondire e capire meglio di cosa sto parlando vi invito a guardare l'episodio precedente. Poi si gioca al Sant'Elia? No, non si gioca al Sant'Elia perché per le prime 9 giornate in casa il Cagliari giocherà ancora al Manconi di Tempio. Questo perché allo stadio Sant'Elia sono in corso i lavori per il rifacimento del manto erboso. Si gioca al Manconi, sarà un campionato normale, senza ritardi, senza anomalie, neanche perché sarà un campionato di Serie B con ben 24 squadre, quindi un campionato lunghissimo, 46 giornate. Questo perché per una serie di ricorsi e controricorsi di partite giocate con giocatori schierati in campo che non dovevano esserci per squalifiche, si solleva un polverone e praticamente finisce che vengono riammesse al campionato di Serie B 4 squadre, le 4 retrocesse, che sono Cosenza, Catania, Genoa e Salernitana, più viene promossa anche la Fiorentina per meriti sportivi direttamente dalla Serie C2 alla Serie B. Quindi il Cagliari si presenta in campo per quella stagione più o meno con questa formazione: Pantanelli in porta, la difesa 4 con Festa, Modestò, Loria e Macellari, il centrocampo a 3 con Brambilla, Del Nevo e Marcello Albino, Zola dietro le due punte che saranno prevalentemente Mauro Esposito e David Suazo. Questo lunghissimo campionato di 46 giornate inizia con il Cagliari e Gianfranco Zola che intanto applausi a scena aperta ovunque vada, solo per il suo ingresso in campo, per esempio a Catania, il pubblico si alza in piedi ad applaudire la grandezza del giocatore. E non solo, perché parte alla grande anche il campionato. Infatti il Cagliari vince le prime due di campionato, le prime due disputate di campionato, che saranno la seconda e la terza, contro Catania e Pescara. Il Cagliari vince per 3-0 entrambe le partite, con Zola che va in gol intanto con una bellissima punizione a Catania, ma va in gol comunque in entrambe le partite. Torna però dopo queste due partite il classico mal di trasferta.
tipico delle formazioni di Ventura. Infatti nelle successive 5 partite in trasferta il Cagliari conquista solo un punto, il pareggio per 2-2 a Messina, con Zola che riacciuffa comunque il pareggio all'81esimo minuto dopo aver sofferto per tutta la partita. Al contrario, come abbiamo visto nella stagione giocata in Serie A con Ventura al timone del Cagliari, in casa conquista comunque 11 punti in 5 partite. Quindi alla 12ª giornata ci si trova all'8° posto con 4 punti di ritardo sulla zona promozione, quindi sul 4° posto. Cellino quindi inizia già a fare qualche telefonata, infatti contatta Guidolin, contatta anche Gigi Simoni, che però entrambi sono già promessi ad altre squadre. Per esempio Gigi Simoni è già promesso al Napoli, mentre Guidolin sta aspettando la chiamata del Palermo. E allora anche Cellino decide di aspettare. Dura solo però altre 4 giornate la seconda esperienza di Ventura a Cagliari, perché intanto sarà fatale la sconfitta per 2-0 in casa contro il Piacenza, che sancirà l'esonero definitivo del tecnico genovese. Al suo posto verrà chiamato, dopo 8 anni dal suo primo atterraggio a Cagliari, che era arrivato nella stagione di Trapattoni per sostituirlo, ma poi gli fu preferito Bruno Giorgi. Arriva stavolta per restare Edi Reia. Reia prende un Cagliari che è alla 16ª giornata meno 5 dalla 4ª posizione, però con un campionato comunque molto lungo che ancora lascia molti margini di miglioramento. Insieme a lui, ad affiancarlo nella sua esperienza a Cagliari, ci sarà Vittorio Pugedu, che è comunque protagonista del Cagliari in Coppa UEFA di inizio anni 90, che conosce bene l'ambiente e darà comunque un grande apporto a livello di gruppo per andare avanti in questa stagione. Nelle restanti 7 partite che portano alla fine del girone d'andata, l'andamento della squadra non è che cambi poi così tanto, perché comunque in quelle 7 giornate il Cagliari conquista 11 punti, però cambia l'atteggiamento, perché intanto arriva la vittoria in trasferta, arriva a Trieste contro la Triestina con un 2-1 firmato da Esposito al 92esimo minuto, e si chiude poi così con la sconfitta di Firenze a Firenze per 2-1 il girone d'andata, con il Cagliari al 7° posto ma a soli 3 punti di distanza dal quarto posto, quindi una classifica che è già decisamente corta. In queste partite si fa anche il ritorno allo stadio Sant'Elia, perché ovviamente il prato è stato finito di risistemare, e per il rientro Sant'Elia il Cagliari regala una bella vittoria in casa per 2-0 contro il Genoa, con i gol di Zola e di David Suazo. Siamo arrivati quindi a gennaio, quindi gennaio significa che il mercato di riparazione è aperto, e Cellino, fiutando che comunque c'è qualcosa che ancora va sistemata nell'organico del Cagliari, anche perché c'è stato il cambio di allenatore e quindi le esigenze di Reia sono diverse dalle esigenze avute da Ventura. Attraverso il direttore sportivo Nicola Salerno fa dei movimenti di mercato pochi ma ben mirati e ben precisi. Richiama infatti intanto Nelson Abegon dal prestito al Como, e arrivano il terzino Alessandro Agostini, che poi sarà destinato a rimanere a Cagliari praticamente per tutta la carriera, il difensore centrale Roberto Maltagliati, e arriva anche per l'attacco un giovane Rolando Bianchi, che resterà a Cagliari solo per 2 anni, con anche qualche polemica specialmente nel secondo anno, e lo vedremo nel prossimo episodio. Partiranno Cristian Bucchi, Fabrizio Camarata, che andrà in Serie A a giocare nel Parma, e saluterà anche Macellari per delle motivazioni che sono però legate a delle situazioni extra calcistiche, che pare che sia arrivato al centro sportivo di Assemini alle 8 del mattino, quando il limite massimo di rientro era alle 22:30. Almeno questo è quello che ho letto in giro, poi bisogna vedere effettivamente che cosa è successo. Quindi la rosa del Cagliari al girone di ritorno è questa qui. I portieri saranno Pantanelli, Iezzo e Capello, i difensori saranno Agostini, Modestò, Loria,
Maltagliati, Diego Lopez, Gianluca Festa e Rocco Sabato. I centrocampisti saranno Daniele Conti, Loris Del Nevo, Marcello Albino, Massimo Brambilla, Sebastiano Pinna, Andrea Capone e Nelson Abegon. In attacco Gianfranco Zola, Mauro Esposito, David Suazo, Antonio Langella e Rolando Bianchi. Bastano le prime 4 giornate al Cagliari per le prime 4 giornate del girone di ritorno al Cagliari per rientrare praticamente in piena zona promozione, perché dopo il pareggio di Bari alla 24esima giornata, prima giornata di ritorno, 3 vittorie consecutive portano la squadra al terzo posto a pari punti con il Palermo, che è stato appena sconfitto proprio dal Cagliari nella gara interna, finita per 3-2 con i gol di Abegon, di Langella e l'autorete di Emanuele Filippini, a rispondere ovviamente al momentaneo vantaggio per 2-1 firmato da Gasbarroni, la doppietta di Gasbarroni. Dopo il pareggio per 0-0 alla 28esima giornata contro il Treviso, alla 29esima giornata c'è una partita che per me, io ce l'ho qua perché allora è il 1° marzo del 2004, alle 3 c'è Cagliari-Atalanta, ho i biglietti con mio padre, siamo pronti ad andare. E qua dove vivo io, a circa una cinquantina di chilometri da Cagliari, viene giù un diluvio che sembra che voglia scendere tutta l'acqua che non è scesa nei mesi precedenti. Quindi si opta ovviamente per lasciarmi a casa, al posto mio va mio cugino. Mio padre arriva a Cagliari e c'è un sole letteralmente che spacca le pietre. E il Cagliari in quella partita vincerà per 5-1 con 2 gol di Zola, un gol di Albino, un gol di Loria e un gol di David Suazo. Perché ce l'ho qua questa partita? A parte che mi sono perso, vabbè, una bella partita, una goleada, sarebbe stata probabilmente la prima partita di cui avevo il ricordo del Cagliari. Così non è stato e oltretutto io non vedrò un gol del Cagliari allo stadio fino al 2008. Comunque, dalla 30esima alla 34esima giornata ci sono ben 5 pareggi consecutivi. Tra l'altro, alla 32esima giornata sono allo stadio a vedere Cagliari-Torino in curva sud e ovviamente la partita finisce per 0-0. E questa è la prima partita allo stadio che mi ricordo di aver visto. Comunque, questa piccola, chiusa parentesi, questa piccola crisi di vittorie porta, cioè di vittorie ovviamente che non arrivano, porta alla sconfitta della 35esima giornata che arriva a Napoli, contro il Napoli, con la posizione in classifica che comunque sembra avversa perché il Cagliari scivola al 7° posto, ma che in realtà nasconde una classifica che è cortissima lì in alto, perché in effetti nonostante sia al 7° posto, il Cagliari ha soli 3 punti dal 4° posto e mancano 11 giornate per un campionato che ovviamente, come sappiamo, è lunghissimo. Nella giornata successiva la rimonta contro il Como per 3-2 firmata da Esposito, dalla doppietta di Esposito al gol di Langella, dà il via a un filotto di 7 vittorie consecutive. Queste 7 vittorie consecutive si concludono con il 3-1 alla Triestina in casa, che io mi ricordo perché l'ho vista al bar, quando ancora ci si riuniva nei bar a vedere le partite. Mi ricordo che dopo il vantaggio subito di Baù al 14° minuto, poi comunque il Cagliari nel secondo tempo l'ha ribaltata in mezz'ora praticamente con i gol di Abegon, di Lopez e di David Suazo. Con questa vittoria, questo filotto di vittorie consecutive, il Cagliari viene proiettato al 2° posto a un solo punto di distanza dal Palermo, che nel frattempo ha preso la vetta della classifica. Quindi praticamente il Cagliari, per essere matematicamente in Serie A per quella stagione, deve solo vincere a Genova. Vincere a Genova però vorrebbe dire festeggiare la promozione in trasferta. Quindi molto probabilmente, anche strategicamente, il Cagliari perde a Genova contro il Genoa per 4-2 con una tripletta di Milito, Diego Milito, il principe, anzi no, Diego Milito e basta, il principe è solo Francescoli, ma probabilmente strategicamente, perché il Cagliari poi magari vincendo la partita successiva in casa contro la Salernitana e sperando in un risultato favorevole nella partita tra Fiorentina e Catania, potrebbe festeggiare la promozione in casa. Quindi molto probabilmente è quello a cui auspicava il Cagliari ed è anche quello che effettivamente poi succede, perché nella partita contro la Salernitana il Cagliari intanto molto contratto, il Cagliari in quella partita molto sotto pressione, perché
sino allo scadere del primo tempo praticamente il Cagliari crea una occasione da gol, è molto più pericolosa la Salernitana, tanto che la Salernitana va in vantaggio con un gol di Nonvete che arriva allo scadere proprio del primo tempo. Quindi il Cagliari rientra negli spogliatoi, ma c'è la notizia che il Catania sta vincendo contro la Fiorentina. Questo significherebbe che il Cagliari vincendo avrebbe la matematica certezza di essere promosso in Serie A. Quindi il Cagliari rientra con tutt'altro spirito in campo nel secondo tempo e infatti nel giro di poco tempo, perché dopo 10 minuti all'inizio del secondo tempo Suazo firma il pareggio. Dopo altri 10 minuti Esposito firma il vantaggio. E quindi lì poi il Cagliari viaggia sulle onde dell'entusiasmo fino ad arrivare al 3-1 finale segnato da Suazo con l'esultanza che è diventata, per me almeno è una delle esultanze più belle che ho visto fare al Cagliari, con Suazo che va sotto la curva sud vicino alla bandierina, inizia a gattonare e dietro arrivano tutti i compagni di squadra e tutto il Cagliari si mette a fare questo trenino della vittoria. Quindi al triplice fischio ovviamente è festa, delirio, vestizione di Carlo Felice che non manchi, festa fino al mattino e quindi poi il Cagliari va a giocare le ultime 2 giornate tranquillo e pacifico, e giusto per chiudere il campionato in bellezza le vince tutte e due, 3-2 ad Avellino e poi vittoria anche in casa l'ultima giornata contro la Fiorentina, con tutti i giocatori del Cagliari con i capelli rosso-blu e con i 4 muri disegnati in faccia, alcuni anche rasati tra l'altro. La fine del campionato vedrà il Cagliari però chiudere purtroppo, dico purtroppo, al secondo posto, perché avrebbe potuto vincerlo quel campionato, al secondo posto e anche rosicando, perché il Cagliari è secondo solo per la differenza a reti. Infatti sono 83 punti sia il Palermo che il Cagliari, con il Palermo che però in virtù della differenza a reti più bella è al primo posto. Il capocannoniere del campionato sarà Luca Toni, ovviamente del Palermo, con 30 gol, però il miglior attacco del campionato sarà quello del Cagliari, con 80 reti, ovviamente 19 li ha fatti Suazo, 17 li ha fatti Esposito, 13 li ha fatti Gianfranco Zola, 7 li hanno fatti Loria e Langella. Il contributo di Gianfranco Zola ovviamente non si ferma ai gol, perché Gianfranco Zola ha sfornato anche ben 13 assist, quindi praticamente Zola ha partecipato a ben 26 gol, ma non solo, Zola fa girare bene anche la squadra, perché oltre ai 13 assist che ha fatto lui sono riusciti a fare 9 assist a testa anche David Suazo e Mauro Esposito. Così comunque il Cagliari con questo campionato torna in Serie A dopo 4 anni, in un campionato decisamente anomalo tra l'altro, però trascinato ovviamente dal miglior giocatore della storia del calcio sardo, almeno finora. Poi andando avanti vedremo. Quindi questo era il ritorno e la stagione del ritorno di Gianfranco Zola a Cagliari, decisamente trionfale il ritorno di Gianfranco Zola a Cagliari, e l'anno prossimo. E nel prossimo episodio vedremo il ritorno di Gianfranco Zola col Cagliari in Serie A. Quindi per adesso mi fermo qui. Considerazioni finali. Quando stavo guardando i documentari che sono presenti tra l'altro su YouTube, potete andare a cercarveli, sul ritorno del Cagliari in Serie A, mi viene in mente il Controluce di Sky, che è presente su YouTube. Io mi sono scese le lacrime, perché sono i primi ricordi del Cagliari che ho e sono ovviamente bellissimo. Tra l'altro quella è contraffatta palesemente, ma cioè io l'ho comprata proprio nel 2000. Questa l'ho comprata proprio nel 2004, nell'estate tra il 2004 e il 2005, cioè nell'estate tra il campionato 2003-2004 e 2004-2005, e nonostante sia contraffatta palesemente, perché è di quelle delle bancarelle, ci sono affezionato tantissimo, perché è una delle maglie, nonostante, vabbè, adesso non guardate questa, però la maglia originale del Cagliari forse è una delle più belle che il Cagliari abbia avuto, ma magari non una delle più belle, ma sicuramente una di quelle più rappresentative. Sarà forse perché l'ha vestita Gianfranco Zola, non lo so. Comunque questa è un po' una piccola parte del campionato 2003-2004, perché a chi non l'ha vissuto penso sia complicatissimo riuscire a trasmettergli veramente che emozione è stata per un tifoso del Cagliari quel campionato. Però questo diciamo è un po' il racconto di quello che è avvenuto in quella stagione.
Prossimo episodio vedremo che cosa è successo nella stagione 2004-2005 con il Cagliari che torna in Serie A e anche l'addio di Gianfranco Zola. Quindi spero di avervi trasmesso un pochino di quello che è stato il campionato 2003-2004 del Cagliari. Niente, noi ci vediamo settimana prossima con il ritorno del Cagliari in Serie A e l'addio di Gianfranco Zola al calcio. Niente, grazie per avermi seguito, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un mi piace e niente, ci vediamo col punto sul mercato martedì. Ciao!